stato un finale un po' movimentato, ecco, leggermente acceso, diciamolo così. Quello tra Lazio e Torino ci sono stati tanti gol, tre per parte, le squadre si sono inseguite e ribaltate l'un con l'altra, se le sono date, calcisticamente parlando, e non, stando poi agli ultimi episodi, e un pari che da un lato vi direi in questo momento un pari che non sposta nulla e quindi non va bene a nessuno, no? Però dall'altro vi dico anche, Sarri viene con una squadra falcidiata dagli infortuni, praticamente senza centrocampo, si trova un po' a riadattare anche se stesso, il che forse paradossalmente non è neanche un male, vi arrivo a dire. E il Toro invece che comunque secondo me Baroni messo un po' sulla graticola, sento dire che è l'uomo più out, tra virgolette, no? Tra i classici, tra gli vari hashtag che ogni volta si susseguono. Oggi il Baroni out forse è quello che sta in cima alla lista, forse insieme a Difra, non lo so, ma non per me. Ma non per me. Io sono un tifoso accanito di Baroni e il Toro che ho visto oggi spero di rivederlo più avanti. Con Baroni alla guida, perché è stato un Torino di tutto rispetto che fino alla fine ha provato a portarlo a casa. C'era praticamente anche riuscito se non commetteva una roba sconsiderata tra Coco e Dembélé o come si chiama l'altro. Hanno fatto una roba al netto poi dei meriti di Noslin che è stato dinamico, bravo, fresco, un giocatore che comunque il guizzo ce l'ha senza ombra di dubbio, però hanno combinato una roba che mi fa accapponare la pelle. Lì l'allenatore, forse l'unico errore è quello di metterli in campo e di tenerli fuori a vita. Forse, ecco, che può fare altrimenti? Mi verrebbe da dire. Comunque, è uscito fuori questa partita bella, vi dico la verità, divertente. Me la sono goduta, tant'è che ho detto, mo ne parliamo anche perché volevo fare assemblarla insieme stasera all'Atalanta perché ve ne volevo parlare della Lazio. Non l'ho fatto dopo la partita col Genoa, dopo la partita col Genoa, nonostante l'avessi vista la gara, e quindi era in calendario discuterne senza ombra di dubbio. Ne parliamo, facciamo apertamente. Prima, come al solito, vi lascio niente, che vi devo lasciare. Vi invito e vi sollecito a lasciare voi, se volete, un like così per azzittire in qualche modo l'urlante algoritmo che come al solito ci infastidisce non poco e quindi tappiamogli la bocca a suon di like. Se volete iscrivete per seguire magari i prossimi contenuti. Sapete benissimo oggi tra un po' c'è in campo l'Inter, la guardiamo ovviamente come al solito, poi ne discutiamo nel post gara e sì, anche l'Atalanta stasera credo assolutamente di essere qui, quindi iscrivetevi, non di no, attivate la campagna, trovate tutti i profili social in descrizione e vi ringrazio per l'enorme supporto che non è mai manchevole, assolutamente. Tralasciando le questioni esterne, ha parlato ancora una volta Lottito, no ancora una volta, ha parlato a Dazon Lottito, classiche situazioni finanziarie, non entro e non mi addentro proprio nel merito, mi piace più parlare di campo, lo sapete benissimo, e sì, è un Sarri che, io vi dico la verità, la Lazio vista in queste ultime tre partite non è una Lazio assolutamente da buttare, a me è piaciuta tanto nel derby, assolutamente sì. E l'ho detto e lo riconfermo. L'ho vista molto, molto bene col Genoa e l'ho vista a sprazzi bene oggi, a sprazzi senza ombra di dubbio. Però ripeto, mancano veramente tanti giocatori alla Lazio, questo non può essere un fattore giusto da considerare come un di più buttato lì nell'analisi, no, è centrale, se ti mancano veramente i giocatori portanti di questa squadra non è semplicissimo. Ha dovuto buttare dentro Basic, l'ha dovuto in qualche modo rispolverare proprio per una questione proprio di necessità primaria, ecco. E a proposito di necessità primarie, ha dovuto anche ritornare al 4-4-2, 4-2-3-1, chiamatelo come pare. E attenzione, secondo me questa squadra si adatta a questo abito tattico e quindi paradossalmente ne ha quasi beneficiato, per arriva a dire la Lazio. Assolutamente, io lo trovo così. L'ho visto col Genoa, l'ho visto oggi. Questa squadra così può far male. Poi oggi va più per giocate singole, però giocate anche un po' codificate, o la palla lunga sul movimento,
una squadra che secondo me così si conosce, no? Così si sente a proprio agio. Poi la differenza l'ha fatta un Cancellieri oggi in formato maxi, che ha fatto delle robe clamorose, veramente due gol, uno più bello dell'altro, la prodezza balistica col sinistro, ma soprattutto come se la sposta, no? Col tacco. Ha fatto vedere due grandi giocate. Tra l'altro mi taccio perché io Cancelliere ho sempre detto, ma sto ragazzo, sì, sta uscendo fuori un bel giocatore, ecco, e alzo le mani quando incappo in evidenti, no, in qualcosa che io non avevo visto, cioè questo Cancelliere non mi dava nulla. Questa stagione vedo un ragazzo che ha dei colpi interessanti, ecco, e sono sotto gli occhi di tutti. E mi piace l'attacco a due con Dia e Castellano, secondo me assolutamente ne beneficiano entrambi, no? Lo stare insieme per questione di movimento, una volta si indietreggia uno, una volta l'altro, si possono cercare, mi piacciono insieme senza ombra di dubbio per quello che possono dare. E al netto poi di un secondo tempo di Castellanos pure dove ha fatto troppi giochetti, troppe cosine, però quando fa la giocata che gli vedi fare, no, su quel lancio lungo che la mette a terra, primo o secondo tempo, primo tempo se non sbaglio, la mette a terra, la stop, te la dà, non mi ricordo a chi in mezzo e hanno avuto una grande occasione. Rivede delle giocate importanti, cioè la Lazio ha delle giocate di qualità, le abbiamo viste, ma oggi ha trovato un Toro e adesso vado al Toro, un Toro che a me è piaciuto tanto, cioè il Toro oggi io spero che in qualche modo venga visto in positivo nonostante il risultato, che poi non può essere un risultato negativo pareggiare contro la Lazio all'Olimpico, per carità di Dio, ma Baroni secondo me, poi il valore di Baroni oggi viene riconosciuto dagli stessi tifosi della Lazio che gli dedicano un coro, cioè Baroni ha lasciato qualcosa nonostante polemica, lamentele, ha lasciato qualcosa alla Lazio e io l'ho tante volte rimarcato e sono contento perché oggi è una sua vittoria per quanto mi riguarda, non calcistica perché pareggia, ma per come ha giocato la sua squadra. Io dico lasciatelo lavorare Barone, perché alla fine tirerà qualcosa di buono da un Toro che comunque è una buona squadra, senza ombra di dubbio. Poi nella ripresa praticamente azzecca anche tutte le scelte con Nkunku e il gol di Adams, tante scelte azzeccate, però è una squadra che a me piace. Nel primo tempo subisce il gol del pareggio proprio quando invece poteva andare sul 2-0, poi vai sotto 2-1 con giocate importanti individuali se vogliamo, e lui comunque ha la capacità di andarla a ribaltare, di volerla vincere fino alla fine, ci sarebbe praticamente riuscito, ribadisco, se non avessero incappato in delle robe clamorose, ho visto degli errori, ripeto, sul rigore concesso, giustamente, delle robe clamorose, poi per l'episodio mi tocca anche dire che lo stesso gol del Torino andrebbe un po' rivisto perché la posizione secondo me è attiva. Ma non ricordo i nomi ragazzi, faccio fatica, però avete capito, no? Che ha visto l'azione, per me se c'è da valutare se è attivo o meno il fatto che il giocatore alle spalle è in fuorigioco, per me lì è in fuorigioco ed è posizione attiva perché il giocatore davanti deve guardare, non può andare sull'altro giocatore perché c'è l'altro. Hai capito che voglio dire io? Però quelle discussioni che non ci portano a nulla, quello che ho visto è che un Torino che ha fatto bene, un Torino che il gol avrebbe meritato anche prima, secondo me, e tra l'altro Provedella aveva fatto una grande parata, e, è così, è così. Ribadisco, lasciate lavorare Baroni. Per quanto riguarda la Lazio, l'ho detto prima, forse oggi più di così non può fare, ma è quasi un bene, quasi un bene, tra virgolette, perché io questa squadra la vedo meglio così. Ribadisco, nonostante le tante assenze, io la Lazio la vedo meglio così, assolutamente, per quanto mi riguarda. Ragazzi, Lazio Toro che ci ha fatto vedere gol, divertimento, bene, molto bene, mi sono divertito e questo sembra un buon segnale per quanto mi riguarda. E non è un caso che poi ti diverti quando in panchina esce da un lato Sarri, dall'altro Baroni, per quanto mi riguarda. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio, ci vediamo dopo.